Buongiorno Maurizio. Buongiorno Bettina, buongiorno a tutti. Buongiorno. Siamo sempre Alla Playa de Aldea, al camping La Marsiega. ora ripartiamo, stiamo facendo i servizi, abbiamo fatto acque nere che non abbiamo ripreso, acque grigie lo scarico e adesso stiamo facendo il carico d'acqua, vedete qui? Stiamo caricando, facendo il pieno di acqua dolce per poter cucinare, farci le docce. Ci siamo riposati ieri, abbiamo passato una bella giornata gradevolissima, abbiamo pranzato qua in un ottimo teleclub, vediamo se riusciamo a vedere una cosa molto interessante in zona. Sarete sempre con noi, ovviamente. Certo. E torniamo a Dagaete, adesso passiamo di nuovo di qui. Siamo a Galdar, abbiamo trovato questo parcheggio grande all'interno della città. Il problema è che per entrare in questo parcheggio ci sono delle stradettine incredibili. E adesso andiamo a vedere la Cueva Pintada. Questo è la pianta del drago canaro, è una pianta enorme all'interno del centro informazione turistica di Galdar. Abbiamo appena chiesto e questo drago canaro ha ben 307 anni di vita. È uno dei più vecchi esistenti in Gran Canaria. E dopo che abbiamo ammirato la pianta del drago tricentenaria di Galdar, adesso siamo nella piazza e attendiamo il nostro appuntamento, la nostra visita alla Cueva Pintada. Quindi Mauretto, mostraci cosa hai acquistato. Ho acquistato formaggio di capra e pecora e solo formaggio di pecora. Qui hanno più pecore che capre. Un vino tinto, coltivazione ecologica, qua di Galdar. Qui abbiamo trovato anche il Casino de Galdar, che non è come pensa Mauro, un casino... Lo avete pensato anche voi, ammettilo. Ma è un centro culturale di diffusione della cultura, delle tradizioni, della politica e dello sport della zona. Delusi, vero? Siamo entrati nella Cueva Pintada, ma purtroppo è vietato fare foto e video e quindi vi mettiamo una foto qui, presa da internet. Abbiamo visitato la parte archeologica della Cueva Pintada di Galdar. In realtà non abbiamo potuto riprendere, è vietatissimo riprendere la cueva, che era un luogo praticamente di culto di un villaggio preispanico che è stato scoperto sotto un bananeto qui nella collina dove è stata edificata Galdar.
abbiamo visto le case, abbiamo visto quello che si poteva vagamente riprendere, tutto coperto da una struttura che protegge più che altro dal sole. Oggi piovigina, ma qua principalmente cosa rovina, e soprattutto cosa rovina le pitture, è il sole. Tra parentesi, il costo è di soli 6 euro e oggi, essendo la prima domenica del mese, era addirittura gratuito, per cui ci è andata anche bene. Abbiamo risparmiato 12 euro che abbiamo speso in queso, naturalmente. Comunque merita tantissimo. Galdar è anche un bellissimo pueblo spagnolo, coloniale, e adesso proseguiamo e andiamo a trovarci un posto dove passare la notte, se possibile, in riva al mare. Ci sono queste piscine naturali bellissime, create con il mare che arriva, con l'alta marea riempiono le piscine di acqua e si può fare tranquillamente il bagno. Anche c'è un'aria fuori che fa paura, c'è molto vento e quindi c'è il rischio che faccia freschino, diciamo così. Magari valutiamo domani mattina se passeggiata a lungomare, arriviamo nuovamente a Puerto de las Nieves, che comunque è un villaggetto molto carino. In questo momento c'è molto vento, quindi l'aria è un po' freschina, sono le 4, quindi magari il bagno lo facciamo domani mattina. Vediamo com'è domattina. Buongiorno a tutti! Parcheggiati ad Agaete ieri sera. Siamo dovuti scappare dalle piscine naturali perché è iniziato a piovere e eravamo posizionati in un barranco dove il fiume cominciava a scendere. Quindi siamo scappati e siamo arrivati nel paese vero e proprio di Agaete, che è leggermente all'interno, 1 chilometro all'interno rispetto al mare. E abbiamo dormito qui, zona periferica, di fianco a delle case a schiera carine, insomma molto tranquilla, silenzio assoluto e siamo stati bene. Tutta la notte ha piovuto e quindi insomma la giornata tuttora è grigia, bruttina, freschina, e quindi al momento Mauro è all'interno del camper a lavorare un po' al computer. Io, dopo che ho lavorato, me ne vado a fare 2 passi in paese a vedere Agaete. E finalmente è uscito un po' di sole anche qui ad Agaete e andiamo a vedere sul mare cosa si riesce a fare. Quindi siamo tornati alle piscine naturali. Qualcuno il bagno già lo fa. Ma queste belle vasche mi ispirano, anche se c'è un bel vento, fa freschino, però proviamo a fare un bagno. Vai! Lascio gli occhiali alla Betty. La marea si sta alzando, Mauro è ancora in acqua, ma tra un po' al livello del mare arriva al livello piscina. Sono
carinissime queste piscine naturali, veramente splendide. Com'è l'acqua? L'acqua fresca ma non fredda. Copriti adesso che mi fai un freddo. E anche Puerto de las Nieves e Agaete hanno il loro adesivo. Sailing Ronic. Buongiorno! Buongiorno a tutti! Dopo 2 giorni di sosta ad Agaete, parcheggiati vicino al paese, ora si riparte direzione montagne. Aiuto, altra strada stretta che Mauro vuole fare. Io ho un po' paura. Tu? Questo barranco è incredibile. Noi questa mattina eravamo lì ad Agaete, che è questo villaggio qua. Per arrivare qua su in cima a questo barranco abbiamo dovuto fare tutto il giro. Siamo a 900 metri d'altezza. Cavoli, è pazzesco sto barranco, è a strapiombo, ha delle pareti verticali pazzesche. Ma guardate un po' dove vi porta Sailing Ronic. Siamo nei barranchi, su nella parte alta di Gran Canaria, siamo circa 1000 metri in questo momento e sotto vediamo il mare e tutti i canyon. Questa isola pazzesca, piena di insenature, di barranchi, di montagne. Ora il panorama da qui è questo. Presa de Los Perez. C'è anche parecchia acqua in questo lago. Con la casa del guardiano, che è questa qua, spettacolare. Stupenda. Presa de Lugarejos, bellissimo posto con questo lago, questa diga, qua un paesaggio alpino, ripeto, siamo in un'isola in mezzo all'oceano e abbiamo questo paesaggio qua. Siamo a 900 metri d'altezza, posto straordinario. Sì, Gran Canaria ci sta riservando un sacco di sorprese perché ha queste zone interne che sono pazzesche. La cosa sorprendente di queste casette di montagna, che ci piace da impazzire, è che siamo a 900 metri d'altezza, ci sono queste case costruite in pietra rossa, tipiche montane, e attorno a noi ci sono boschi di aghifoglie da una parte, ma in contemporanea ci sono anche gli agavi, le piante grasse, i cardon, ed è un misto veramente affascinante e stupendo di questo clima.
Abbiamo attraversato tutta questa strada sulle montagne in mezzo alle conifere che è stupenda e ora siamo nel Parque Natural de Tamadaba, che è una zona meravigliosa piena di sentieri per camminare, e siamo qui all'area ricreativa dei Llanos de la Mimbre. Il posto è fantastico. Che posto stupendo è! Il posto è meraviglioso. Di qua abbiamo una vista su Tenerife e sul Teide assolutamente stupenda. Insomma, Carletto parcheggiato qui in mezzo alla pineta. Noi adesso andiamo a farci 2 passi. Questo è davvero un posto delizioso. Mau? Siamo in mezzo a questa pineta di abeti, siamo a 1200 metri d'altezza. Là in fondo si vede Galdar con la sua montagna. Scendendo abbiamo il faro di Sardina e Sardina del Norte. Qua appena sotto di noi c'è Agaete e Puerto de las Nieves sul porto. È proprio un terrazzo con sotto una montagna ripidissima. Ma dove sei finito, Mauretto? Siamo su un dirupo! Posto meraviglioso, sembra di essere in volo. Possiamo evitare di fare il drone. Uno scivola di qui e arriva direttamente in fondo. Hanno messo una panchina da Mirador Belvedere e quindi non possiamo che non andarci. Ma ti rendi conto? Il vulcano quando ha vulcanato, quando ha fatto il vulcano e ha creato questa meraviglia. Guarda, con questi aghifogli morbidissimi. Come dice Francesco, questi aghifogli hanno 3 butti, fanno 3 fiorellini, 1, 2 e 3, e è proprio l'aghifogli tipico di Gran Canaria. Spettacolare, qui c'è un barranco molto chiuso al punto che il sole, vabbè, ormai sono le 5 passate, il sole non arriva neanche a colpirlo, ma in fondo penso che arriverà molto raramente, rivolto ad ovest com'è, al mattino non ce l'ha. Oggi abbiamo raggiunto un livello di soddisfazione elevatissimo. Salto nel buio! Mi butto? Bosco fittissimo, questi abeti meravigliosi. In queste radure hanno creato un'area di accampada per camper, roulotte, tende. Ecco dove siamo sistemati con Carletto. In mezzo al bosco, in questo accampamento, in questa area di accampada stupenda.
In questo punto siamo soli, poi un po' più in là c'è una macchina con la tendina e un van. Pochissima gente, ma un posto magico. Abbiamo avuto una vista splendida fino a poco fa. Qui davanti c'era Tenerife,